In questo video vediamo il quarto consiglio su come imparare l'italiano con successo. Il quarto consiglio è fare un po' e spesso, se possibile tutti i giorni. Non mi stancherò mai di ripetere quanto è importante avere una routine nello studio dell'italiano. Molte volte ho detto che studiare l'italiano 10 o 15 minuti tutti i giorni è molto più efficace che studiare italiano 2 volte a settimana per 2 o 3 ore. Ho spiegato in dettaglio come creare una routine quotidiana di successo al link che trovi qui. Avere una routine quotidiana nello studio dell'italiano permette al tuo cervello di familiarizzare con la lingua, permette al tuo cervello di diventare amico dell'italiano e così sarà più facile apprendere anche le cose nuove. Perché se hai l'italiano con te tutti i giorni, anche per 10 minuti o per 15 minuti al giorno, per il tuo cervello l'italiano è una cosa normale e sarà più facile apprenderlo. Quando ho imparato il portoghese io avevo creato una vera e propria routine quotidiana. Tutti i giorni guardavo un video di 5 o 10 minuti in portoghese. Poi leggevo 2 pagine, solo 2, del mio libro in portoghese. Attenzione, se leggi un libro in italiano è molto importante che sia un libro del tuo livello, perché se è troppo difficile rischi di perdere la motivazione. Un'altra cosa che mi piaceva fare era nominare gli oggetti in portoghese o creare delle frasi per esercitare il vocabolario e a volte, ammetto, parlavo anche da solo. Tutto questo in 15 minuti al giorno. A volte erano 10 minuti perché avevo meno tempo e altre volte erano 30 minuti perché avevo più tempo. Però era la mia routine quotidiana, facile e funzionale. Forse ti stai chiedendo, Francesco, ma dove trovo 10 o 15 minuti tutti i giorni? Prima di tutto, noi troviamo sempre il tempo per fare cose come andare sui social network. Come sarebbe dedicare parte di quel tempo all'italiano? Puoi trovare 10 o 15 minuti dopo il lavoro, come facevo io, e dedicare quei minuti a leggere una pagina di un libro, leggere un articolo, ascoltare un video o un podcast in italiano. Oppure puoi trovare 10 o 15 minuti durante la pausa pranzo, se hai degli orari d'ufficio. Io amavo molto studiare il portoghese all'inizio della giornata, la mattina, appena sveglio. Trovavo 10 minuti dopo colazione per leggere qualche pagina del mio libro e ascoltare un audio. Secondo molti studi, imparare qualcosa di piacevole nei primi minuti della giornata aumenta l'apprendimento e aumenta anche i livelli di felicità. Oppure puoi trovare un po' di tempo per il tuo italiano la sera, dopo cena o prima di andare a dormire. Non sarebbe bello leggere qualche pagina del tuo libro in italiano prima di dormire? E in questi 10 o 15 minuti che cosa puoi fare? Come ho detto prima, puoi ascoltare un video in italiano, puoi ascoltare dei podcast o degli audio in italiano, oppure puoi leggere il tuo libro. Puoi creare delle frasi nella tua mente e se sei da solo puoi anche dirle ad alta voce. Puoi nominare gli oggetti, parlare da solo e dire che cosa hai fatto durante il giorno, che cosa farai domani, dipende dal tuo livello di italiano, ma è importante esercitare anche oralmente la lingua, per esercitare la conversazione e la fluidità dell'italiano. Tutte le attività vanno bene e servono per creare la tua routine e rendere l'italiano una cosa naturale e parte della tua vita. Quindi da oggi come decidi di creare la tua routine quotidiana? Fammelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video per il quinto e ultimo consiglio su come avere successo nello studio dell'italiano. A presto!